Immaginatevi di avere 42 anni, di avere un compagno con la quale avete un rapporto disfunzionale. È un rapporto di violenza domestica reciproca, ma un giorno decidete di fare un gioco. Questo gioco, che lei chiama nascondino, finisce con il tuo compagno in una valigia senza vita. Benvenuti su Dark Side. Su questo canale parliamo di tutto e di più, ma solo crimine. Tutte le informazioni di cui parlo nel video sono informazioni che ho trovato su internet. Se riesco a mettere delle clip molto interessanti saranno da parte di Law and Crime, che io interpreterò e avrò delle opinioni mie esclusive. Quindi prendete tutto con la pinza e cominciamo con questo video. Per questo video andiamo in Florida, esattamente a Winter Park. George Torres Jr., 42 anni, anche esso, partner di Sarah Boone. Anche lui era stato sposato con una donna ed aveva dei figli. Sarah Boone anche era stata sposata in precedenza, aveva un figlio La storia di Sarah Boone con il marito non era delle migliori, in quanto Sarah Boone aveva dei problemi con l'alcol. Gli piaceva divertirsi, uscire di notte e tornare a casa in brilla. Il marito più volte ha provato a dargli un ultimatum, ma questo non è riuscito a fermarla. Tanto è vero che invece di migliorare la situazione, Sarah Boone ha cominciato ad esagerare, tanto è vero che ha cominciato a portare delle persone, degli sconosciuti, degli uomini occasionali trovati fuori nel pub, nei locali, a casa sua mentre il marito dormiva e con il figlio. Il marito, stancandosi di questa situazione e vedendo di non riusciva a prenderla sotto controllo, decise di lasciare la casa di proprietà a Sarah Boone e trasferirsi alla fine della strada. Gli accordi per la separazione erano quelli che Sarah Boone si sarebbe dovuta prendere cura del figlio a livello occasionale, per dargli spazio anche di riprendere la sua vita stessa. E purtroppo così non era. Sarah Boone, dal momento in cui il marito si trasferì, ha cominciato a peggiorare e si è ritrovata ad essere partner di un uomo, anche esso abbastanza violento e aggressivo, e appunto George Torres Jr. La coppia era molto disfunzionale, c'erano delle violenze domestiche da parte di entrambi. Entrambi avevano denunciato l'un l'altro più volte, la polizia era intervenuta nella loro casa. A volte la vittima era Sarah, a volte la vittima era George. Questa volta purtroppo finì molto molto male. La giornata era iniziata in modo normale. Sarah Boone sull'intervista dice che avevano fatto dei puzzle, e prima dice che non avevano bevuto, dopo dice che si erano fatti qualche bicchiere. Comunque il risultato non cambia. Hanno ritrovato nel suo cellulare un filmato mentre prende in giro il compagno George chiuso nella valigia, dove dice questo è come mi sento io quando mi metti le mani al collo, e ridendo. Quindi che cosa è successo quel giorno, a quanto spiega Sara e a quanto ho capito dall'intervista? Volevano giocare a nascondino, Sara gli chiese a George di mettersi nella valigia e dopodiché apparentemente lei andò al piano di sopra e si mise a dormire o è collassata, non è chiaro.
perché se non ha bevuto si è solo addormentata, se ha bevuto forse è svenuta, non è molto chiaro. Fatto sta che la mattina dopo lei aveva l'impegno di andare a prendere il figlio da scuola e come solito il marito ad un certo punto cominciava a mandargli dei messaggi per assicurarsi che lei si ricordasse di andare a prendere il figlio da scuola. Quindi verso mezzogiorno l'ex marito ha cominciato a mandare dei messaggi a Sara chiedendogli: ti ricordi, oggi tocca a te a andare a prendere il bambino da scuola, mi raccomando, non ti scordare. Ma vedendo nessuna risposta ha provato a chiamarla senza risposta, ma questo ha fatto sì che Sara si svegliasse. Sara si è svegliata tardi, ovviamente, e si è presa del tempo stando sul letto a guardare il telefonino, insomma le sue routine a quanto pare, prima di alzarsi. Quando si alzò andò giù e vise la valigia. Lì si rese conto che George era ancora dentro, purtroppo senza vita. Chiamò il numero di emergenza e parlò con la polizia, gli disse che stavano giocando, ma lei è andata su, si è addormentata pensando che George l'avrebbe raggiunta più tardi, ma quando che si è svegliata quella mattina si è resa conto che lui era ancora nella valigia. You can't go back inside. What's going on? Who is he to you? Boyfriend? Yes, for like 3.5 years. What happened? He and I, we drank last night. We had a, Come in. no problem. Like, Yeah, he and I were putting a puzzle together. We've been doing some artwork together. You are putting a puzzle together? Yes, we have a puzzle that we started in there. Okay. We've been doing art, taking stuff off the wall to make new art put up there, like having a good time with one another. But we're drinking. We had a bottle of wine last night. Okay. Fine. So then it's like, we decided to play hide and seek, right? Okay. So he gets in the suitcase, okay? Who is this guy? That's my ex-husband, my former husband. How did he lives here with you guys? No, I called him over here. Okay. Okay. I didn't know what to do. Okay. I didn't know what to do. Okay. So then he came over here. Here, let's talk in private, okay? I called you guys. I You're tried trying giving to him grab it in CPR. The problem is I fell asleep. I fell asleep When did you do CPR? this morning when I found him. Before you called? Yes! It's 1 o'clock right now. I tried. I was awake, but I actually got out of the bed at like 12:30ish, whatever. So I came downstairs. And I was like, oh, he's in the suitcase still. And that's when I found him and I took him out and I tried doing CPR and then I called him and then I called you guys. Did he get hit? Quando la polizia arrivò, purtroppo dovettero confermare la morte di George Torres e chiesero a Sarah Boone di uscire. Ma prima che chiamò il numero di emergenza, chiamò l'ex marito, dicendogli che non sarebbe potuto andare a prendere il bambino da scuola perché era successo qualche cosa e aveva bisogno di lui che fosse presente. Quindi gli chiese: per favore vieni subito, ho bisogno di te. Il marito, non capendo molto ma sentendola agitata, si è recato all'appartamento e come mise piede nella stanza si rese conto della situazione, anche perché Sara era un po' frenetica e continuava a dire: stavamo giocando, l'ho dimenticato lì dentro, credo sia morto. E il marito gli ha detto: io qui dentro non ci metto piede, chiama la polizia. Sarah Boone durante l'intervista disse che aveva lasciato una porzione della cerniera aperta in modo che lui potesse, se voleva, avrebbe potuto infilare le dita ed aprire la cerniera. Purtroppo questo non era molto corretto, tant'è vero che la polizia aveva riscontrato che la valigia era completamente chiusa e non avendoci una cerniera dall'interno per aprirla, Torres non aveva alcun modo di sfuggire. Sara era talmente convinta delle sue dichiarazioni che diede il permesso
agli agenti di controllare il suo computer, il suo telefonino, dove ritrovarono un video che lei aveva provato a cancellare, ma si sa che riescono in questi casi a ritrovare video anche se erano stati rimossi dalla galleria. E in questo video si sente lei appunto che rideva e lui che dice non respiro, fammi uscire, non respiro, e lei che continua a dire questo è quello che provo io quando mi metti le mani al collo. Quando tirarono fuori Torres dalla valigia avevano notato che aveva più ferite, aveva un taglio sulla bocca e evidenti ematomi alla testa, tanto è vero che pensano che la valigia fosse lanciata dalle scale con lui dentro, e questo è stato confermato, per modo di dire, perché lei non ha confessato di ciò, o perlomeno ancora non si sanno molti dettagli, o non l'ho trovati io, non sono sicura. Una vicina di casa disse che la notte precedente aveva sentito un frastuono, come un qualcosa cadere dalle scale, però non ci ha fatto tanto caso perché purtroppo da quella casa c'era sempre, erano sempre comunque in conflitto, litigavano spesso, di conseguenza questo rumore era un po' fuori luogo, ma non era insolito, ecco. E quindi gli agenti gli chiesero se l'avesse ferito in qualche maniera, ma lei continuava a dire di no, che non ne sapeva niente, che lei non gli aveva messo mani addosso e non sapeva come si era procurato quelle ferite. Durante l'intervista Sara continuava a cercare di fare la vittima e continuava a dire che lei era l'unica ad averla aiutato, e che stesso il fatto che lei era lì a spiegare la situazione lo stava aiutando. E non ha mai, durante l'intervista continuava a dire che non gli ha messo le mani addosso, che non sapeva che cosa era successo e di conseguenza lei lo stava aiutando. Inoltre diceva che aveva paura della famiglia di Torres perché loro già la consideravano una brutta persona, e di conseguenza continuava a chiedere agli investigatori: per favore non glielo dite, altrimenti la mia vita è in pericolo. Comunque l'intervista, se riesco, la metterò nella clip, è molto strana e molto anche un po' ridicola, vorrei evitare di metterla perché personalmente credo che faccia un po' ridere, non posso dire altro. È stata quindi arrestata quel giorno e condannata con omicidio di secondo grado. Finisce qui, è molto corto per chi piace vedere video non molto lunghi su YouTube, e questo caso fa per voi. Vi consiglio di andare a vedere i video, soprattutto quelli di Law and Crime, sono molto interessanti e dettagliati. C'è l'intervista completa e dura più di un'ora, è molto interessante e io posso dire che fa un po' ridere. Lei è molto ridicola e cerca comunque di convincere tutti di essere una brava madre, di essere una brava compagna e di aiutare tutti. È proprio io non so come descriverla, andate a vedere i video in lingua originale, non c'è bisogno neanche della traduzione perché il suo linguaggio non verbale è molto chiaro, e sono dei video molto interessanti. Quindi spero che vi è piaciuto questo video e mi raccomando, se siete vittime di violenze domestiche, per favore parlatene con qualcuno. Questi casi purtroppo non vanno mai a finire bene. Se avete dei problemi con i vostri compagni, fate terapia di coppia o soli, cercate di arrivare al cuore della questione
e cercate di aiutarvi a vicenda, essere al sicuro. Parlatene con amici, parlatene con familiari e per favore mi raccomando, fate i bravi, state attenti lì fuori e fino al prossimo video. Vi saluto, un bacio.